Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, lasciatemi un commentino, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato e sei passata. Condividi il video nei tuoi social e mi raccomando, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi andiamo a vedere insieme questo bellissimo ricamo di perline che puoi vedere qui. Ecco qua, ha un effetto veramente fantastico, come puoi vedere è veramente molto scenografico, è la seconda maglia che decoro in questo modo e non è difficile, poi alla fine quando si impara la tecnica non è assolutamente difficile. Adesso andiamo a vedere di che cosa hai bisogno. Prima di tutto avrai bisogno di perline. Io ho scelto queste che rimangono molto piccole, come puoi vedere, ma puoi sceglierle non solo di dimensioni diverse, cioè un pochettino più grandi, però ti consiglio che per realizzare questo tipo di scollo, io ti consiglio di utilizzare delle perline che non siano tanto grandi, perché questo sborda dallo scollo. Quindi ti consiglio di utilizzare sempre perline piccole. Puoi utilizzare anche perline di diverso tipo, poi andiamo a vederle insieme. Però la tecnica è sempre la stessa poi alla fine. Poi avrei bisogno di forbicine piccoline, queste sono veramente molto affilate, tant'è vero che le metto dentro la loro custodia. Vi lascio giù il link per acquistarle su Amazon. Sono forbicine adatte soprattutto per il ricamo. Dobbiamo sempre avere delle forbicine così molto affilate, molto sottili, come puoi vedere. Ecco, ti consiglio di avere sempre a disposizione delle forbicine che taglino, perché magari ce le hai spuntate o non funzionano bene e questo non va bene, appunto. Poi un trucco, ti insegno un trucco pazzesco per avere le perline a portata di mano ed è lo scotch. E dopo andiamo a vederlo insieme. Rimarrai veramente incredula quando ti farò sapere come lo uso. Per quanto riguarda le perline, mi sto organizzando in questo modo, mi sono organizzata con questi scompartimenti dove metto perline tutte dello stesso tipologia ma di grandezza diversa. Ecco, in questo caso io le ho messe e le ho conservate in questo modo, in modo tale da averle sempre a portata di mano e tra l'altro non occupano molto spazio e ho a disposizione tutte le perline per poterle utilizzare. Anche di questo, se trovo un link su Amazon, ti linko, diciamo, qualcosa che sia simile. Io questo l'ho preso in un negozio, per cui non te lo posso far vedere, però sicuramente ne troverò alcuni anche su Amazon, quindi ti metto giù il link per andarli ad acquistare eventualmente. Inoltre ti servirà un filo di poliestere. Io utilizzo questo della Gutermann, che mi piace moltissimo perché è un filo molto resistente ed è un filo che rispetto ad altri è molto, come puoi vedere, è veramente molto resistente e rispetto ad altri non forma nodi e tutte queste situazioni molto noiose. E poi un ago che possa andare bene per infilare le perline. Quindi la prima cosa che devi fare è provare con una delle perline che poi utilizzerai per vedere se entra. Ecco qua, entra, non deve essere troppo lungo l'ago, più o meno così, non scegliere aghi lunghissimi perché poi non ti aiuteranno nel lavoro. Quindi questo è tutto l'occorrente. Dopo che ho infilato l'ago con il filo nell'ago, andiamo a vedere cosa mi servirà lo scotch. Allora ne prendo un bel po', ok, e poi
lo metto qua, come se fosse un bracciale, ok? Come se fosse un bracciale, in questo modo. Non dà fastidio, non stringete troppo perché poi vi fate male. E faccio così, attacco le perline, in questo modo, quelle che mi servono ovviamente, ecco qua, attacco le perline in modo tale che le ho tutte a portata di mano quando devo cucire. Quando devo fare il ricamo con le perline, questo mi permette di averle tutte a portata di mano, perché solitamente io le tenevo in bocca. Avevo questo bruttissimo vizio, e tenere in bocca meglio di no. Quindi questo è un metodo che ho imparato per fare in modo che le perline rimangano belle attaccate, e rimangono attaccate, come puoi vedere, vedi? Rimangono belle attaccate. Adesso andiamo a vedere il ricamo. Dopo che ho fatto il nodo, io sto utilizzando il filo doppio, ok? Sto utilizzando il filo doppio, quindi lo infiliamo da dietro, ok? In questo modo, così è ben saldo, quindi faccio un punto nella parte di dietro, un po' si vedrà ovviamente, e la prima cosa che devo fare è quella di inserire l'ago all'interno di questa perlina, l'ago col filo ovviamente, così, ok? A questo punto devo prendere le perline, quindi una perlina e una perlina, quindi due perline, vado qua, mi sistemo bene e più o meno cerco di identificare quando finisce l'ultima perlina, dove termina l'ultima perlina, quindi più o meno è qui. Quindi faccio una, ecco, prendo un po' di tessuto e poi vado, ecco, così. E come vedi si è formato questo disegno. Adesso vado nuovamente, entro nuovamente nell'ultima perlina, come vedi si è formato questa sorta di ricamo, che poi non è un ricamo di perline io lo chiamo. Prendiamo altre due perline, lo rivediamo insieme, ok, così. Cerchiamo di trovare il punto dove cade l'ultima perlina e andiamo verso l'esterno in questo modo. Ed ecco qua. Poi faccio la stessa cosa, quindi inserisco l'ago nell'ultima perlina in questo modo e chiudo qua, inserisco altre due perline. Come puoi vedere è veramente utilissimo il trucco dello scotch. Tiro bene, ecco qua, e più o meno qui. Andiamo verso l'esterno, tiriamo il filo delicatamente, ok? Infiliamo nuovamente l'ago in questo modo, ecco qua. Guarda che meraviglia, che meraviglia!
è una meraviglia, tra l'altro abbastanza anche facile da fare secondo il mio parere. Così, ok, sempre verso l'esterno, qua. Te lo faccio vedere varie volte perché così lo puoi fare insieme a me. Io a volte quando guardo dei tutorial noto che lo fanno vedere magari 1 o 2 volte, però io quindi vado sempre indietro per vedere, invece questa volta voglio fartelo vedere proprio insieme, in modo tale che lo puoi provare insieme a me. Vado indietro, verso l'esterno, qua. Con questa tecnica puoi fare, poi tira un pochettino, non troppo, con le dita, in questo modo, in modo tale da sistemare le perline. Quindi prendo altre due, adesso lo rifacciamo così ti faccio vedere. Ecco, controlla se le perline vanno a cadere qui. Ok, più o meno. Poi appena ci prendi la mano ti viene veramente facilissimo da fare, anche veloce. Quindi tira leggermente tenendo le dita, le due dita, il pollice e l'indice, tenendo ferme le due perline e facendo in modo che si fissi bene. Qua. Poi nuovamente qua. Due perline. Poi lo vedremo anche con altri tipi di perline di diverso tipo. Se realizzerai questo tipo di ricamo, mandamelo perché mi faresti veramente tanto felice. Se vorrei realizzare questo tipo di applicazioni di perline, mandamelo perché ne sarei veramente felice di vedere le tue creazioni. Stiamo quasi per finire il ricamo insieme, l'applicazione, chiamiamola ricamo. Ecco. Allora, in questo caso io ho terminato con l'ultima perlina in questa posizione. Quindi cosa faccio? Tiro, quindi blocco bene la cucitura, quindi tiro bene e fisso il filo e poi giro al rovescio, così, faccio un piccolo nodo. Volendo anche due per essere più sicura. E taglio. Ecco, guarda com'è venuto bellissimo. Il mio ricamo è terminato, guarda che meraviglia. Che meraviglia! Vi farò vedere come applicare anche queste perline, che sono veramente molto carine anche queste. Guarda che meraviglia! Una semplice maglia diventa una maglia ad alta moda. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e questo tutorial, fammi sapere se ne vorrai altri di questo tipo, ne sarei veramente felice perché a me sta piacendo tantissimo la realizzazione e la personalizzazione di maglie. Fammelo sapere nei commenti, mandami, mi raccomando, le tue creazioni a cristianacarpentieri@hotmail.com oppure al numero WhatsApp, ti lascio giù il numero, però scrivimi e non chiamarmi perché rispondo solamente su WhatsApp, quindi
scrivimi su WhatsApp e mandami magari le foto delle tue creazioni, mi farebbe veramente tanto piacere. Io ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!